bentornati sul mio canale Elicottero! In questo video vi dico 6 cose strane per i giapponesi che però gli italiani le fanno spesso. Ho già parlato nei miei video le abitudini strane per i giapponesi, lo shock culturale che ho avuto in Italia, ma oggi vi dico altre ben 6 cose. Alcune sono venute in mente, alcune cose invece hanno detto i miei amici giapponesi che vivono in Italia. Cominciamo subito! Numero 1! Inzuppare i biscotti. Ma perché gli italiani inzuppano sempre i biscotti nel caffè latte o nel tè? In realtà lo faccio anch'io ormai e mi piace. Faccio colazione di solito sempre col caffè latte e con i biscotti. Ormai sono italiana! Ma prima no, non sapevo nemmeno che si fa questo. Infatti io ho visto alcuni studenti giapponesi che vivevano in Italia, a loro non piaceva questo modo di mangiare i biscotti. Cioè, perché devo mettere una cosa buona perché è croccante, devi far sciogliere dentro il liquido? Rovina. Cioè, a me piace, però a tanti giapponesi secondo me non piace questo modo di mangiare i biscotti. Per i giapponesi, prima di tutto, fare colazione solo con cose dolci è già strano. Tra le cose dolci, proprio mangiare i biscotti dalla mattina è molto strano. I biscotti per i giapponesi sono da merenda, non consideriamo come un pasto della giornata. Quando ho visto in Italia per la prima volta al supermercato uno scaffale intero solo dei biscotti, mi sono stupita. Invece in Giappone un sacco così di solo di biscotti non si trovano, cioè sono tutti confezionati, piccoli, belli, cioè a volte ogni biscotto è già confezionato da plastica. Ogni paese è diverso, la tradizione è diversa, le abitudini diverse, quindi non sto dicendo che uno è brutto e l'altro è più bello, siamo diversi. È interessante sapere questa differenza. Numero 2. Gli italiani nei ristoranti a tavola mangiano con calma e chiacchierano tanto e poi hanno finito di mangiare e poi escono, poi al parcheggio parlano ancora un'altra mezz'ora, anche se in inverno fa freddo da morire fuori, però continuano a parlare, chiacchierare anche fuori. Capisco che chi deve fumare, quindi chi fuma, poi gli altri che fanno compagnia, però i giapponesi forse, se abbiamo parlato abbastanza e sufficientemente dentro il locale, se decidiamo di andarcene via vuol dire che quando usciamo poi ci saltiamo subito. Invece gli italiani parlano ovunque tantissimo. A volte mi sembra tanto, ma è una cosa bella secondo me. Comunque siete molto allegri, amichevoli, vi piace proprio parlare con gli amici. Forse i giapponesi sapete che spesso c'è una cena tra gli amici, ma spesso tra i colleghi di lavoro, quando finiamo nel ristorante concludiamo con, cioè, battendo le mani. Ci sono tanti tipi, tipo io c'è questo tipo rito per concludere la serata. E quindi finito ufficialmente, quindi poi quando usciamo, magari usciamo anche diversamente, separatamente e poi andiamo via subito. Numero 3. Le mamme italiane stirano qualsiasi cosa, anche calzini, le mutande del figlio. Le mutande non serve, non si vede da fuori. Però le mamme italiane stirano anche tenda, tovaglia. È un lavoro, non è pesante. I giapponesi stirano solo le camicie o pantaloni, cioè solo dove si vede fuori. Addirittura una volta questa cosa di mamma italiana è andata anche in TV, cioè nella TV giapponese dicevano che le mamme italiane stirano qualsiasi cosa. Però voglio chiedervi per sicurezza, per conferma, cioè è vero che le mamme italiane stirano tanto sempre su qualsiasi cosa o forse una cosa esagerata? Scrivete nei commenti, fatemi sapere, sono molto curiosa. Numero 4. In palestra in Italia, soprattutto le donne, portano un sacco
sacco di roba. Cioè io ho frequentato ben 4 anni in palestra in Italia, anche se non si vede, ma personalmente porto proprio minime cose necessarie: un asciugamano e poi cambio, bottiglie di acqua, le scarpe, basta. Invece ho visto qualche volta addirittura con valigetta piccola da viaggio oppure borsone grande, dentro hanno accappatoio, le ciabatte, balsamo, bagno schiuma, crema per il corpo, spazzola, trucchi eccetera eccetera. Cioè mi sono molto stupita, stanno facendo un trasloco, cioè troppa roba. Per me queste cose ogni volta che vado in palestra troppo pesante. In Giappone andare in palestra oppure anche andare in piscina, i giapponesi tranquillamente stanno scalzi dentro. Quando sono andata in palestra in Giappone, all'entrata proprio di edificio devi togliere già le scarpe, come se entrassi in una casa giapponese. Sapete che in Giappone per entrare in casa bisogna togliere le scarpe all'ingresso, quindi anche in palestra all'ingresso togliamo già le scarpe e dentro camminiamo con calzini o piedi nudi e anche spogliatoio sempre piedi nudi. Questa abitudine è molto diversa, perché magari in Italia forse camminare scalzi dove c'è acqua, un po' umidità, non è igienico, però in Giappone cammina con i piedi nudi anche dove c'è tipo terme o il bagno pubblico, quindi siamo abituati a camminare sempre senza scarpe. Poi un'altra cosa che ho notato è che i giapponesi fanno bagno, vasca da bagno, poi riempiamo acqua calda, poi entriamo quasi tutti i giorni. Quindi vado in palestra, però magari io non faccio la doccia lì perché tanto a casa faccio il bagno. Invece gli italiani, per risparmiare, ho visto che ho pagato palestra, quindi devo sfruttare il più possibile, così a casa non devo più fare la doccia. Capisco, ha senso, però anche questa è l'abitudine diversa, che in Giappone sai che dopo comunque fai il bagno di nuovo. Quindi io quando andavo in palestra in Giappone non mi lavavo in palestra, sempre a casa. Preferisco fare solo ginnastica, poi mi asciugo velocemente e poi torno a casa, così non devo portare tanta roba. Numero 5. Allora, questa cosa abbiamo parlato io e i miei amici giapponesi e eravamo tutti d'accordo. Ah sì, è vero, in Italia è così. Si dice che in Italia gli italiani sono in ritardo ad un appuntamento, anche i mezzi di trasporto sono spesso in ritardo, no? Però gli italiani quando devono prendere un mezzo di trasporto come treno o autobus, soprattutto aereo, gli italiani sono molto in anticipo con il tempo, con l'orario. Anche io ho pensato, è vero, soprattutto in aeroporto ho visto che c'è ancora, non so, 40 minuti, 45 minuti di tempo prima che aprisse il gate. Però gli italiani sono tutti là, a volte facendo coda in piedi. C'è ancora tempo, io vorrei aspettare seduta, oppure fare in giro un po' negozi, andare in bagno. E invece gli italiani sembra che abbia paura di proprio perdere l'aereo. Non serve andare al gate così presto, tipo un'ora prima, troppo presto. Veramente questa cosa, vi giuro che tra noi giapponesi abbiamo detto subito è vero. Cioè a noi proprio sembra gap, differenza, che noi immaginiamo che gli italiani sono molto lenti, non rispettano spesso orario, invece quando hai pagato un biglietto allora non vuoi assolutamente perderlo. È la stessa cosa quando io lavoravo in una scuola di lingue in Italia. Alle lezioni gli studenti italiani non arrivano quasi mai in ritardo perché hanno pagato per le lezioni, quindi non vogliono perdere. Quindi ho capito, per un appuntamento tra gli amici gli italiani preferiscono rispettare flessibilità, invece se hai pagato per una cosa non vuoi perderlo assolutamente. È giusto. Ultimo, numero 6. Mi sono stupita che anche le persone giovani in Italia spesso fanno discorso che c'entra con la politica del Giappone. È una cosa brutta, è che percentuale di votazione, di elezione è molto basso. Soprattutto ai giovani non interessa niente della politica giapponese. Invece in Italia, non so se è una cosa bella o no, ma comunque ne parlano molto di più. Qualche volta sulla TV vedo che i comici famosi italiani che prendono in giro, però
comunque ne parlano. Cioè, io non riesco a immaginare che i comici giapponesi prendano in giro politici giapponesi. Cioè, mondo di politica e comici giapponesi. Cioè, proprio le due cose che non c'entrano, non ci stanno, non riescono a incastrare. Quindi, le notizie di politica si vede solo sul telegiornale, sempre serio, e perciò i giapponesi giovani pensano che il mondo di politica è una cosa che proprio non c'entra con me o troppo lontano. Invece in Italia parlare o toccare spesso l'argomento della politica, ma in Giappone quasi mai, soprattutto tra i giovani, mai. È una cosa proprio tabù. Un giorno vorrei capire anch'io i comici italiani che prendono in giro i politici italiani. Devo studiare ancora la lingua italiana, troppo difficile. Ok, grazie di avermi seguito anche oggi e che ne pensate di questo argomento, questo video. Se vi è piaciuto questo video lasciate like e poi iscrivetevi al mio canale. Aiutatemi a far crescere il mio canale, arrivare a 200.000 iscritti. Ultimissima cosa, un ragazzo giapponese mi ha detto che gli uomini italiani mettono la camicia sotto le mutande. Io non sapevo questa cosa. È vero? O no? E se sì, se è vero, perché? Scrivete nei commenti. Ok, allora ci vediamo alla prossima. Matane, matane, matane. Bye bye. Ciao ciao.